però YouTube appunto non butti giù i video perché altrimenti tanto vale, sono lì a fare niente. Quindi vediamo un attimino se c'entra anche qualcun altro in diretta e vediamo. Allora, vediamo un po' se entra qualcun altro in diretta. Prima è partita, adesso non so se si vede o non si vede, quindi nell'attesa che si collega anche qualcun altro, aspettiamo un attimino per vedere se si collega anche qualcun altro. Allora, vediamo un po'. Sì, si collega, è partita. No, perché faresti giochi strani? A fare questi giochi strani con YouTube e il più delle volte queste dirette live poi alla fine non funzionano mai perché un po' ti fa partire, un po' non ti fa partire, insomma fa sempre un po' di paciocchi. Quindi nell'attesa che arrivi anche qualcun altro, prima c'erano un po' di più di persone, ma va bene così. Ehm, ok, siamo ritornati attivi. Allora, perché facciamo questa diretta live? Facciamo questa diretta live perché volevo un attimino leggere i vostri commenti, ok? Volevo leggere un attimino i vostri commenti. Cara Annalisa, anch'io non ho visto nulla. Aspettiamo, perché io qua davanti ho i commenti, eh? Ho qua davanti i commenti, quindi sembra che non vi leggo, ma in realtà vi sto leggendo da qua sotto, ok? Quindi non vi preoccupate che vi vedo. Ah, intanto buon Ferragosto, giusto? Intanto buon Ferragosto, intanto, perché buon Ferragosto. Allora, nella diretta live di oggi, nella chat live di oggi, abbiamo già iniziato a parlare del più del meno, c'è stata una problematica con una di voi e che si è ritrovata con due carte e ovviamente ci sono stati dei problemini perché questa signora, la faccio breve, perché non è che questa signora praticamente ha avuto due carte e sulla seconda carta, su quella nuova c'è stata la ricarica, su quella vecchia invece no. E lei cosa ha fatto? Ha utilizzato la seconda carta per fare le sue spese, giustamente, no? E dice, qua c'era la ricarica e quindi è andata e si è fatta le sue spesucce. E se non che, cosa è successo? Che a un certo punto, questo pomeriggio, fai, disfai, a un certo punto si è ritrovata con la carta, la carta nuova che diceva attenzione, PIN errato, cioè il codice della carta gli diceva errato. Poi dopodiché cosa ha fatto? Hanno trasferito i soldi della vecchia carta sulla nuova e quelli della nuova carta sulla vecchia, quindi praticamente si è ritrovata poi a zero, no? E quindi, cioè, è rimasta con la carta vecchia con i soldi sopra e la carta nuova senza soldi, quella vecchia bloccata invece quella no. Quindi è successo anche quello. Quindi fate attenzione, soprattutto chi riceve la seconda carta, chi ha ricevuto la seconda carta, di fare un po' attenzione perché ovviamente potrebbero succedere dei problemi. Mi raccomando, come hanno detto, come hanno consigliato anche le poste, mi raccomando, non buttate via le carte vecchie, non le buttate via perché non si sa mai che per caso ritornano a funzionare e quindi mi raccomando, aspettate un attimo.
Niente, avevo sentito un rumore e quindi boh. Allora, mi raccomando, non buttate via le carte vecchie, ok? Perché non sono da buttare via, perché se poi dopo succede qualcosa, praticamente, cioè dovete saper ricostruire la storia perché dovete tenerle. Anche perché mi hanno detto appunto che le carte vecchie comunque, diciamo le carte vecchie comunque scadono a, se non erro, a novembre 2027, quindi mi raccomando, tenetele da parte. E allora, ma sta ricarica quando arriva? Allora, ma sta ricarica quando arriva? Ecco, allora è quello che stiamo aspettando tutti quanti, no? Hanno detto che le carte nuove saranno annullate. Hanno detto che le carte nuove saranno annullate. Ecco, quindi mi raccomando, non facciamo paciocchi anche a lato, teniamo tutto quanto. Ecco, vedi marzo, aspetta, dov'è? Marzo 2027, infatti, marzo 2027, quindi non facciamo paciocchi neanche da quel lato. Sono stato alle poste ieri, perché questa sera è una diretta live dedicata ai vostri commenti, quindi volevo leggere i vostri commenti. Sono stato alla posta ieri per vedere la situazione, mi hanno detto di aspettare qualche giorno, infatti. Mm, no, a me hanno detto il contrario. Allora, le carte teniamole, mi raccomando, non buttatele via, teniamo le carte, cioè non facciamo cose, cioè non ci incasiniamo anche noi da soli, ecco. Non ci incasiniamo. Cosa possiamo fare se ancora non ricaricano? Cosa possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare è aspettare. Buonasera Luigi, ancora nulla, ancora nulla. Può fare un riassunto, vorrei avere un'idea sul da farsi. Sì, comunque ne parliamo durante la serata, tu rimani collegato che comunque durante la serata poi capiremo tutto quanto. Quando ci dica, ciao, Cio, come hai passato le vacanze? Allora, mi auguro entro domani. Ecco, quello che parlavamo oggi nella chat. Tra l'altro, appunto, io ve lo dico, prendetevi nota di questo sito internet qui, prendete nota, ecco, così lo vedete meglio. Prendete nota e dopo, finita la diretta live, collegatevi a questo sito internet e da lì potete entrare nella chat, ok? Perché noi abbiamo una chat interna, no? E proprio sulla chat di oggi, ehm, ne abbiamo parlato a voce tutti quanti, quindi abbiamo cercato di capire che cosa stava succedendo. E quindi mi auguro entro domani si sveglino a caricare la carta vecchia, diversamente si va a Roma. Beh, non credo che tu riesca ad andare a Roma, comunque se sei lì vicino magari puoi farti un viaggio, volendo. Però siccome che appunto anche in chat stasera ne abbiamo parlato e io ho definito una cosa particolare, no? Ho detto nel 90% delle volte la posta i miracoli li fa di notte. Dice perché li fa di notte i miracoli la posta? Perché di giorno i sistemi sono tutti impegnati con pagamenti, non pagamenti, c'è chi va a fare la spesa, c'è chi va a fare la ricarica del telefono, c'è chi va a fare benzina, c'è chi fa questo, c'è chi fa quell'altro e quindi i sistemi sono praticamente intasati. Mentre di notte sono tutti a casa, tutti che dormono, i sistemi si allineano e fanno le dovute lavorazioni, aggiornamenti e quant'altro. Quindi speriamo vivamente che
che domani la situazione sia ulteriormente migliorata, anche perché oggi la posta ha praticamente fatto un messaggio su Facebook dove diceva che praticamente si sono mossi in tempo, che hanno messo in campo tutta la tecnologia, diciamo, che avevano per sistemare la situazione, ok? Mm. Vedo che ogni tanto qualcuno mette dei cuori, quindi fate tap tap qua in diretta da far aumentare la diretta live, di modo che YouTube capisce e insomma aiuta anche un po' il canale, perché cioè, qua è tutta opera pia quella che stiamo facendo, quindi fate tap tap, così facciamo salire un po' sta live, almeno così andiamo un po' avanti, no? Ecco. Oh Daniela, l'ho vista ti ho visto adesso Daniela. E poi ricordatevi di prendere nota di questo sito internet, link scritto con la K, link.ee Luigi Rag, prendete nota di questo collegamento e poi andate sul mio sito internet e da lì entrate poi in chat. Vediamo un attimino quali altri messaggi ci sono questa sera, visto che è tutta dedicata a voi. Allora, ciao, sono una ragazza cieca assoluta, la ricarica non mi è arrivata, domani vado in posta, secondo te con la tessera sanitaria e la carta d'identità mi danno la nuova carta? Allora, la nuova carta hanno già detto che non daranno più nuove carte, ovviamente a meno che non sia un nuovo richiedente, quindi fatto domanda con nuovo richiedente di qua e di là, vabbè, ma quello è un altro discorso. E quindi perché le ricariche comunque arrivano sulla vecchia carta, mi raccomando, ok? Ecco, infatti ieri mattina già non le davano più, appunto, perché già ieri sera poi nella diretta live, mi ricordo quella di ieri sera o quella dell'altra sera, adesso non mi ricordo quando abbiamo fatto l'altra diretta live, già dalla mattina dopo le 10 già non davano più le carte, quindi io non mi aspetterei nessuna carta. È stata... No, l'avevamo parlato già nella diretta live del 13, quindi 2 giorni fa, che già dopo le 10 non davano più le carte. Oh Sergio, del resto, così che dice Sergio, del resto su MyIMSS c'è la colonna della cifra di rendicontazione, ma non la colonna dell'accredito imposta. Allora, come avete, spero che l'avete guardato, spero che l'abbiate guardato, stamattina è uscito un video, che tra l'altro non era manco in programma quel video, perché non era manco programmato quel video. Comunque stamattina è uscito questo video dove appunto spiegavo che c'era, per vedere se c'è la rendicontazione, se c'è l'accredito e quant'altro, bisogna utilizzare l'applicazione delle poste mobile, e mi raccomando, utilizzate sempre l'applicazione ufficiale, mai applicazioni che non siamo, cioè che non conosciamo, ok? Mi raccomando, non facciamo pacciocconi. Quindi perché poi si clicca in alto a destra sulla campanellina e lì viene fuori l'estratto conto. Buon Ferragosto Luigi, buon Ferragosto Luigi. Me non è arrivato nulla, devo aspettare fino a lunedì. Allora, molte persone qui anche su YouTube
mi hanno detto appunto che provare a vedere domani in posta se per caso è arrivato qualcosa, oppure ancora meglio telefonare al numero di telefono che il numero di telefono che vediamo un po', perché oggi me l'hanno chiesto. Provare a telefonare al numero di telefono, prendetevi nota, anzi ve lo scrivo qua in chat, 06, allora lo scrivo qua in chat così fate prima, 45 26 68 88. Allora chiamate quel numero di telefono lì, ok? Ve l'ho messo qua in chat, ve lo metto qua in evidenza, ok? Quindi potete chiamare questo numero di telefono qua e aspetta, come sblocca il messaggio, ok, e dopo le 10, diciamo dopo le 10, va? Perché si è piantato tutto qua? Si è piantato tutta la baracca qua, come mai? Allora, sembra che si è piantata la baracca. No, sembra che sia piantata la baracca. No, allora, eccoci tornati in linea. Io non so cosa c'è, ma stasera YouTube non ha intenzione di voler lavorare. Eccoci. Stasera YouTube deve rompere i cogliones, ok? Mm. Allora, sembra che sia piantata la baracca, non si vede più. Ok, allora io avevo scritto un messaggio qua, ok? Avevo scritto un messaggio dove c'era scritto il numero di telefono, ok? Allora, aspettate che lo ritrovo perché persone mi hanno chiesto il numero di telefono, eccolo qua, ve l'ho messo qua in sovraimpressione. Chiamate quel numero di telefono qua e vedete un po', ok? Poi non si capisce a chi danno e a chi no. Ecco, non si capisce a chi danno e a chi no. Diciamo che c'è stato secondo me un mancato collegamento, non un mancato collegamento, un mancato allineamento dei dati tra quello che aveva mandato l'INPS e il sistema delle poste. Secondo me è successo quello che, come ho già detto tante volte, può essere capitato. Anche perché se vi ricordate, già 2 o 3 anni fa, ne parlavamo anche oggi in chat, 2 o 3 anni fa, era successa la stessa cosa quando avevano accreditato il bonus su RDC, se vi ricordate. Anche lì c'era stato un mezzo paciocco, ok? E anche là non si capiva bene se era arrivato, se non era arrivato, se dovevano darlo a chi non l'avevano dato, poi l'avevano accreditato di più a qualcuno invece non l'avevano ricevuto. Insomma, era già successa una roba del genere. Tra l'altro, questo metà mese qua, se ci pensate bene, c'è stato anche un sovraffollamento generale perché ci sono stati i rinnovi e lì c'era una valanga di gente che rinnovava. C'era il discorso del bonus ponte da 500 euro,
più c'erano tutti quelli che facevano la domanda, che hanno fatto la domanda per la prima volta, ok? Quindi si sono sommati valanghe e valanghe di robe e un bel momento tutto questo diciamo ha un po' intasato il sistema. Io sono dovuta andare in 2 poste diverse e me ne hanno dato una nuova, però l'impiegata era stranita perché non avevo il messaggio, ecco, ok? Perché poi, e poi è successo anche quello, ok? Mm. La domanda del 21 luglio ancora acquisita, che significa? Che l'INPS l'ha ricevuta. Ad una mia amica ieri sera hanno dato la nuova carta. Mi chiedo, ma se non dovevano dare carta ADI, perché gliel'hanno data? In che senso ad una mia amica ieri sera hanno dato la nuova carta? Mi chiedo, ma se non dovevano darla? Perché probabilmente questa amica, no? Perché poi queste cose, questa amica probabilmente è riuscita ad andare in posta prima che smettessero di dare le nuove carte, perché le nuove carte le hanno date dalle 8:30 giù di là fin verso le 10, 10, 10 e un quarto. Dopodiché hanno bloccato tutto e quindi dopo le 10 non hanno più dato niente, quindi probabilmente questa ragazza è andata molto presto prima che uscisse poi fuori il comunicato delle poste dove dicevano che non ci sono carte nuove, ma le ricariche del rinnovi sarebbero arrivate sulla carta vecchia. Quello è successo. Andate in posta a vedere come è successo a me, il mio accredito era su un'altra carta, ok, non credete a niente, andate in posta e vedete che ho ragione. Sì, ok, tu puoi anche andare in posta, ma tanto non le danno più le carte nuove, quindi è inutile cioè, anche se tu invogli le persone ad andare in posta, a delle andate a ritirare la carta, sappiamo che le carte nuove sono stato un evento eccezionale, non era dovuta questa cosa, non era dovuto dare la carta nuova, perché i rinnovi, i rinnovi vanno a finire sulle carte vecchie, ok? Quindi anche se tu dici alla gente vai in posta che ti danno la carta nuova, non ti danno proprio niente. L'unica cosa che puoi fare e chiamare il numero verde, quello che vi ho messo prima, 06 45 26 6888, ecco quel numero lì. L'unica cosa che potete fare è chiamare quel numero di telefono lì e farvi dare eh, e chiedere il saldo. Io adesso qua non ho sotto mano un numero di telefono da potervi dare. Allora facciamo che io magari ve lo scrivo qua. Io ve lo scrivo qua e se vi interessa potete prendere nota, ok? Aspettate un attimo che vi segno il numero di telefono così potete prendere nota. Allora 06, aspetta, così 4 5 2 6 6 8 8 8, ok? Così ve lo potete prendere nota e ve lo segnate e poi provate
a telefonare e vedete se vi danno il saldo. Vi dico già che ci sarà un pochino da provare e riprovare. Allora, questo qua è il numero di telefono, me lo metto qua, lo vedete? Voi prendete nota di questo numero di telefono qua e provate a chiamare. Provate a chiamare e vedete cosa vi dicono. E se eventualmente risulta l'accredito, allora potete provare a prelevare o fare qualche spesa. Ma finché non vi risulta l'accredito, quindi finché non chiamate questo numero, è inutile, c'è poco da fare, dovete aspettare e potete solo aspettare, capito? Poi vediamo altri messaggi. Vediamo quali altri messaggi sono ricevuti. Ecco, domani le poste sono aperte o faranno ponte? Allora, questa è una bella domanda. Domani le poste sono aperte o faranno ponte? Allora, qualcuno ha detto che faranno ponte, qualcuno ha detto che sono aperte. Adesso poi capire esattamente chi fa cosa non lo so. Quindi a questo punto chiamate questo numero di telefono e fate prima, ok? Daniela dice stanno in ferie. Non lo so, bisogna vedere. Lunedì per tutti, ecco. Che è quello, lunedì per tutti, che poi alla fine è quello che praticamente stanno dicendo tutti, cioè ormai sono messi l'anima in pace. L'importo su quanto si aggira? No, l'importo su quanto si aggira è impossibile da fare. Il conteggio te lo devi far calcolare, così su internet è impossibile fare un riassunto di quanto potrebbe essere l'importo esatto. È impossibile. Allora qua Fabio dice io sono andato a vedere sul sito INPS, sul portale dove una volta entravo con lo SPID, si entra nella domanda che mi dice accolta e data a disposizione 13 agosto, ma rendicontazione nessuna data. La problematica che stanno riscontrando tutti quanti, si vede c'è la disposizione ma non c'è la rendicontazione. C'è la disposizione ma non c'è la rendicontazione. Io qua stavo semplicemente cercando qua nei miei vari appunti un'altra informazione. Ecco, infatti c'è la disposizione ma non c'è la rendicontazione, quindi finché non vedete la rendicontazione la vedo dura, ok? Io ho fatto il rinnovo il 31 luglio ma lavorazioni niente. Poi buonasera, anche mia sorella fino a ieri non c'erano soldi ma siamo fiduciosi. Infatti, quindi incrocio le dita come sempre, ma tanto arriveranno perché poi arrivano tutti, non è quello il problema. Ha detto ciao, ciao Caterina, anche a me. Buonasera carissimo Luigi. Ciao Carla, ciao Carla. Anche a me non è arrivata, di solito si vede nella schermata, infatti.
a me niente ricarica. Problema, non si aspettavano un'influenza così enorme di, ecco, no, aspetta, perché non hanno mandato il messaggio? Perché il messaggio non l'hanno mandato a nessuno. Il fatto che non l'abbiano mandato, questo non lo sappiamo. Non sappiamo perché non hanno mandato il messaggio a nessuno. Questo purtroppo non lo sappiamo. Hanno mandato il messaggio di quando c'era il che ricordava, che diceva attenzione che vi sta per scadere tutto quanto. Cioè quello l'hanno mandato, ma di questo non hanno mandato niente. E comunque già con RDC non mandavano messaggi, perché già con RDC non mandavano niente. Paolo dice le poste sono aperte domani, io ho un appuntamento. Sì, infatti è per quello anche questa cosa qua non si capisce bene. Mm, non si capisce bene perché adesso siamo tra Ferragosto, sono tutti un po' in vacanza e di qua e di là, quindi non si capisce bene. Io a questo punto consiglio di chiamare questo numero qua e vi risolvete tutti i problemi. Ok? Vi risolvete tutti i problemi e buonanotte a secchio, così almeno siete sicuri, cioè provate a vedere da qui si dovrebbe, vi dico già che ci va un po' di tempo, perché già ci va un po' di tempo, nel senso che chi ci ha provato a telefonare non ho bloccato qua. Allora, ok, perché ogni tanto si blocca, non so perché. Poi non credo domani, ma sicuramente da lunedì in poi. E perché non hanno pagato il 13? Eh, perché non hanno pagato il 13? Perché allora in realtà secondo me era già tutto organizzato per pagare il 13, poi è saltato qualcosa e boh, anche perché, cioè lo vedete, adesso vabbè voi lo vedete lo vedrete storto, ma in realtà qui c'è scritto, dov'è? Giovedì, qua c'è scritto giovedì 14 agosto, Voi adesso lo vedete storto, ma in realtà la data ufficiale era quella del 14, non quella del 13. Cioè, io capisco che adesso ci hanno abituati a essere pagati il giorno prima, ok, sta tutto bene, però, eh? Io ho la domanda accolta con saldo, ma non è arrivato a credito. Non è vero, c'è la scheda nuova. E allora vai e prova. Cosa ti devo dire? Non è vero, c'è la scheda nuova. Arrivano lunedì, massimo martedì. Infatti, io nessuna variazione del nucleo mi ha dato. Io nessuna variazione del nucleo. Mi hanno dato la scheda nuova. Eh, Una mia amica con carta nuova ha lasciato il carrello della spesa perché non c'erano soldi, figurati. Sì, perché e poi è successo anche quello, che hanno preso i soldi dalla nuova e l'hanno messa poi sulla vecchia. Quindi è per quello che vi dico, cioè, non ha molto senso andare a chiedere quella nuova. Ho fatto il rinnovo, non mi arrivano ancora nessuna ricarica, nessun messaggio, cosa devo fare? È praticamente mezz'ora, bisogna che lo diciamo, ormai bisogna aspettare domani, oppure, come vi ho detto, chiamare il numero di telefono per sapere il saldo, ok? Dovete chiamare il numero di telefono. Ah, mi raccomando, per i nuovi che sono arrivati, questo qua questo qua è il numero di telefono
scusate, questo qua è il sito internet ufficiale, da qui potete poi andare sulla chat, ok? Da qui potete partire e andare in chat, quindi prendetevi nota di questo sito internet, dopo andate e andate potete entrare in chat, ok? Quindi ve lo lascio qua, ve lo metto qua, così ve lo potete leggere, anzi ve lo metto qua mentre leggo i commenti, ok? Ciao Luigi, buonasera, ciao Antonietta, ma lei pensa che il sabato possano caricare? Secondo me sì, secondo me sì, secondo me possono caricare. Secondo me sì, perché io sono speranzoso e credo che questa notte ci saranno dei cambiamenti, ok? Secondo me ci saranno dei cambiamenti. Non ho ricevuto nessuna ricarica, ok, io sono invalido, non ho ricevuto nessuna ricarica, ma domani è sabato, se ne parla lunedì. Ecco, allora, per chi dove, come lo ripeto, perché giusto perché così, mi raccomando, questo qua è il numero di telefono, prendete nota di questo numero di telefono, ok? Poi vediamo un po' se ci sono altri messaggi. Sono aperti mezza giornata dalle mie parti, ok? Sono aperti mezza giornata dalle mie parti. Allora, aspettane. Ecco qua, va. Ok, ok, perché se no qui veramente rompe le balle. Allora, numero verde è sempre 0. Il numero verde è sempre 0. E bisogna provare e riprovare. Ho fatto il rinnovo il 3 di luglio, ancora nessuna risposta e anche in posta non ne sanno nulla. Come faccio a sapere se è stata accettata? Devi chiamare l'INPS. Devi chiamare l'INPS. Ok? Adesso io qua non ho il telefono dell'INPS sotto mano. Non ho il telefono dell'INPS sotto mano, però te lo posso scrivere così ti sai regolare. Allora, se non erro dovrebbe essere questo qua, se non erro, perché poi sai, se non erro dovrebbe essere, aspetta, che vado a controllare perché non vorrei dire numero di telefono, centralino, INPS, perché poi non vorrei dire cavolate. Sì, allora sì, è giusto. Allora, questo qua è il numero di telefono se volete parlare con il centralino dell'INPS. Ok? Questo qua è il numero di telefono se volete parlare con il centralino dell'INPS. Mi raccomando, eh?
Ciao Daniela. Eh, Poi vediamo un po' qualche altro messaggio. Vediamo. Appunto, l'importo te lo dicono dal CAF o tramite SPID, appunto. Ciao Luigi, assurdo che esce in porto 13 agosto, ma ancora nulla. Il mio CAF me l'ha detto, infatti parlando del discorso se viene accolta oppure no, ok. Ma la rendicontazione dopo l'accredito. La rendicontazione è quella che segnala quanto è stato versato. La rendicontazione in pratica è quello, ok? Esatto, 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 esatto. Ma la rendicontazione significa che i soldi sono disponibili, esatto. Ma che ci faccio io con un numero per vedere il saldo? Io vorrei parlare con un operatore. Ma l'operatore ti dice che anche se tu chiami qua al centralino dell'INPS, a parte che non so se è aperto di sabato mattina, non mi ricordo se è aperto di sabato mattina, ok? Ma anche se tu li chiami, quelli di cosa ti dicono? Cosa vuoi che ti dicono? Ti dicono sì, la pratica magari è stata accettata e devi aspettare. E l'unico modo per saperlo è chiamare il numero per sapere il saldo. Non c'è altro modo, sai? A me hanno detto sia l'importo attuale di agosto che quello che mi daranno dopo. Questo me l'ha detto il CAF. Mi rimandi il numero. Allora, questo qua è il numero per il saldo. Questo qua è il numero di telefono per sapere il saldo. Devi provare e riprovare perché sicuramente sarà super super intasato. Ok? Questo qua è il numero di telefono del centralino INPS. Questo qua è il telefono del centralino dell'INPS. Ok? Quindi prenditi nota. Saldo carta 06 45 26 6888. Se vuoi parlare con il centralino INPS 06 164 164. Dovrebbe esserci anche, non so se rispondono. 4, 5, 2, 6, secondo me. Ah, ecco, poi c'è anche 06, dovrebbe essere questo qua. Questo qua dovrebbe essere il numero delle poste. Allora, aspetta che ve lo scrivo qua, così lo vedete, perché se no poi me lo devo fare anch'io. Così, 06. Ah, questo qua è il numero di telefono delle poste, ok? Se volete parlare con le poste,
Non so che cosa vi dicano, perché alle poste non so che cosa vi dicano, perché al massimo non so cioè non lo so. Questo qua è il centralino delle poste. Non so, cioè se magari qualcuno gli può servire, magari, cioè, boh, non lo so, cioè, vedete un po'. Eh, aspetta, eh. Ok. Allora, ok, quindi questo qua è il numero di telefono. Poi i numeri di telefono ve li ho dati. Ricordatevi, ricordatevi di... aspetta, eh. Allora, aspetta, che qua non ci capisco più niente. C'ho troppi c'è troppa carta, troppi fogli. Troppa carta, troppi fogli, non si capisce più niente. E poi tra l'altro devo pure scriverlo al contrario perché se no voi lo vedete sbilenco. Allora, saldo Adi, questo qua è il saldo, è il telefono per chiamare il saldo Adi. Ok, questo qua, prendetevi nota di questo numero così lo così se vi interessa potete chiamare. E poi ricordatevi di andare su questo sito internet qua e da qui entrare poi in chat, mi raccomando, quindi vi aspetto vi aspetto in chat, collegatevi a questo sito internet qui e entrate in chat, vi aspetto anche là, ok? Io credo che ci siamo detti tutto. Provate a chiamare domani il telefono per sapere se è arrivato l'accredito. Se avete voglia di prendervi caldo, farvi un giro, andate in posta a chiedere e eventualmente ci riaggiorniamo poi magari domani o boh, non lo so, magari anche domenica, non lo so, adesso vediamo. Vediamo un attimino, adesso vediamo, ok? Vediamo. Chi ha ricevuto su una carta sbagliata come me può vedere dall'app. Ah, ecco, aspetta un attimo. Chi ha ricevuto su una carta sbagliata come me si può vedere dall'app Play cliccando su notifiche. E infatti cliccando su notifiche non deve fare niente, è stato un errore IMSS, questo mi ha confermato la mia posta. Ok, infatti, ma io ho sempre detto o chiamate qua per sapere il saldo o altrimenti scaricatevi l'app della PostePay e da lì iniziate. E credo proprio di sì, sai? Pensa che ci saranno ancora lavorazioni fino a lunedì, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Va bene, allora, io nel salutarvi vi ricordo di collegarvi prendendo nota di questo sito internet qua,
di entrare quando si apre la schermata rossa, cliccate per entrare in chat, ci vediamo in chat su WhatsApp o su Telegram, come vi viene meglio. E io vi ringrazio, vi saluto e ci aggiorniamo o domani, vediamo un po' se riesco domani, perché domani è anche sabato, se riesco domani oppure domenica sera, insomma, vediamo un attimino, ok? Io vi saluto, vi auguro buona serata e come sempre, come dico sempre, mi raccomando, se uscite, copritevi perché fuori fa freddo. Ciao a tutti, buona serata, tenetemi aggiornato, scrivetemi nei commenti su YouTube come è andata, come non è andata, insomma tenetemi aggiornato anche a me e scrivetemi in chat, così facciamo anche prima, ok? Ciao a tutti, buona serata.